È CarPlay ma non sono in macchina. Quindi che ho fatto? Ho strappato il display dalla mia auto. Salve amici e bentornati sul canale Charlie. Oggi voglio parlarvi nuovamente di auto ABC. Ho già fatto altri due video su questo marchio dove vi mostravo due dispositivi. Il primo rendeva wireless CarPlay cablato, il secondo rendeva wireless sia CarPlay che Android Auto e più ci permetteva di vedere sul display della nostra macchina YouTube, Netflix e tante altre cose. Ma se la nostra macchina non ha il display, come facciamo? Qui interviene Auto ABC con questo bellissimo display da 7 pollici, Full HD, Wi-Fi, Bluetooth, si alimenta tramite la presa accendesigari della nostra auto, tramite la presa USB che abbiamo in macchina o con un comunissimo power bank. Come sempre nella descrizione del video vi lascio il link per andarlo a vedere, quindi andiamo a scoprire insieme tutte quante le caratteristiche principali. Partiamo subito vedendo cosa ci viene dato all'interno della scatola. Allora c'è questa staffa da parabrezza con questa potentissima ventosa e naturalmente la staffa è orientabile. Se vogliamo invece fissarlo al cruscotto abbiamo questa staffa con il biadesivo per fissare appunto il display al cruscotto, abbiamo il cavo per andarlo ad alimentare, come abbiamo detto accendisigari, importante è che qui abbiamo anche una presa USB per andare a caricare il nostro cellulare e USB di tipo C. Poi abbiamo questo cavetto da 3,5, è un jack per collegarlo all'impianto stereo della nostra auto, poi vedremo anche come. E infine abbiamo il libretto delle istruzioni, c'è solo in inglese, ma configurarlo è veramente semplice. Ora passiamo invece al nostro display, vediamo come è fatto. Qui dietro abbiamo il tasto di accensione, qui abbiamo la porta USB tipo C per andarlo ad alimentare, la porta per inserire una micro SD massimo 256 GB, abbiamo la porta per collegare appunto il cavetto da 3,5 e in più abbiamo questa presa a V-in per collegarci una telecamera aggiuntiva che servirà appunto per vedere quando facciamo manovra la strada. Quindi adesso vediamo come si configura. Questa è l'interfaccia del nostro dispositivo. Qui possiamo andare a accendere o spegnere lo schermo, non il dispositivo, regolare la luminosità, il volume. Nelle impostazioni possiamo impostare la lingua, la posizione di guida, possiamo ripristinare il dispositivo, vedere la versione del firmware, impostare o meno la modalità notturna, impostare uno sfondo, salva schermo. Se torniamo indietro abbiamo allora CarPlay, quindi se utilizziamo un iPhone, Android Auto se utilizziamo un telefono Android, AirPlay per condividere il display del nostro iPhone, Android Cast per condividere il display del nostro telefono Android, lettore multimediale per leggere quello che c'è all'interno della nostra memoria, quindi la nostra micro SD, e uscita audio, vi faccio vedere, possiamo utilizzare lo speaker interno da 3 watt, CarPlay Auto, AUX è il cavetto prima da 3,5, su FM, se sulla nostra autoradio impostiamo una stazione libera e la impostiamo anche qui, il display trasmetterà l'audio al nostro impianto stereo, quindi molto molto importante. Quindi qui adesso rimettiamo speaker, torniamo indietro, vi faccio vedere Apple CarPlay, è semplicissimo configurarlo, basta associarlo al Bluetooth. Naturalmente qui abbiamo tutte quante le impostazioni di CarPlay, quindi possiamo utilizzarlo tranquillamente, Google Maps, se ascoltare la musica, insomma tutto quello che normalmente facciamo con CarPlay, quindi anche andare a leggere i messaggi WhatsApp. Torniamo indietro premendo questo tasto, oppure vi faccio vedere, qui c'è questo menu e possiamo tornare indietro. Adesso vi faccio vedere AirPlay. Per fare questo dobbiamo scollegare prima Apple Care, quindi dal mio telefono vado a scollegare Apple Care, quindi vado a disabilitare il Wi-Fi e il Bluetooth. Poi che faccio? Apro AirPlay, qui mi dice di confermare, mi dice che mi devo collegare a questa rete Wi-Fi, quindi abilito il mio Wi-Fi, mi sono collegato. Una volta che ho fatto questo, devo andare sul mio iPhone e andare a condividere lo schermo, Smart Screen, e praticamente ho lo schermo del mio dispositivo direttamente sul display e quindi ho condiviso lo schermo in maniera molto semplice. Ecco, per dire possiamo andare sul sito del produttore e andare a vedere il dispositivo. Eccolo qua. Poi per tornare indietro, sempre il disegnino della casina e sono tornato sull'interfaccia principale. Se volessi tornare sulla condivisione, premo il simbolino del telefono qui sotto. Se volessi tornare su Apple Care, naturalmente prima mi devo scollegare dalla condivisione, quindi devo andare qui, interrompere la condivisione, tornare sul CarPlay, fare conferma e riattivare il Bluetooth sul mio telefono. Quindi adesso non ci resta che andarlo a provare in auto. Scendiamo.
Questa è la mia macchina preferita. Come possiamo vedere, per quanto riguarda l'intrattenimento non abbiamo tantissima tecnologia, ma a me va bene così. Andiamo subito ad alimentare il dispositivo già attaccato al vetro, quindi andiamo a inserire nella presa accendisigari, il dispositivo si accende, io ho con me il telefono e non sto facendo niente, naturalmente il telefono è già configurato. Come possiamo vedere in automatico parte CarPlay, quindi sono all'interno di CarPlay e posso tranquillamente andarlo ad utilizzare e come abbiamo visto prima abbiamo tutte quante le funzioni. Adesso faccio partire una canzone, questa che ho nel telefono, e l'ascoltiamo tramite lo speaker integrato del dispositivo. Se invece andiamo indietro, andiamo su uscita audio, FM e impostiamo una stazione vuota, io so che 87.5 è vuota e vado ad accendere la mia autoradio e la metto su 87.5, adesso torniamo indietro, rifacciamo partire il brano e lo ascolto tramite l'impianto stereo della mia auto. Quindi abbiamo visto che è veramente semplicissimo collegare i due dispositivi, ma soprattutto che funziona molto molto bene. Se non abbiamo, diciamo, la possibilità di trovare una stazione vuota, possiamo sempre utilizzare il cavetto, naturalmente se abbiamo un ingresso AUX in auto. Qui l'ingresso AUX c'è, questo lo colleghiamo qui, torniamo indietro, torniamo su uscita, andiamo su AUX, appunto mi dice di collegarlo e naturalmente dallo stereo devo andare a scegliere AUX, adesso sono in AUX pure sullo stereo, torno indietro, stessa cosa, faccio partire e lo sento sempre dall'impianto stereo della macchina. Bene amici, eccoci giunti alle conclusioni. Dal mio punto di vista questo dispositivo funziona molto bene, è versatile ed è compatibile con tutte le autovetture. Il supporto con la sua potente ventosa lo terrà ben saldo al parabrezza e quindi lo consiglio anche solo a chi vuole navigare, quindi avere un navigatore su un display da 7 pollici, quindi molto più grande rispetto al display del cellulare. Amici, il video termina qui. Come sempre se avete delle curiosità lasciatele nei commenti, ci vediamo al prossimo video, a presto Flavio.